Ha riguardo per le lucerne lampade o candele, e non vuole spegnerne di sua mano lo splendore, simbolo della luce eterna. Nella storia dell'ebraismo, lo abbiamo detto in diverse occasioni, c'è un anno che è fondamentale e questo anno è il 70, anno in cui i romani di Tito distruggono il Tempio di Gerusalemme. La vita religiosa fino a quel momento ruotava intorno a questo edificio e intorno al culto dei sacrifici che erano regolamentati con norme precise e con ruoli distribuiti alle 3 categorie nelle quali in qualche modo era diviso il popolo ebraico. In ordine di coinvolgimento i sacerdoti, i leviti e poi, diciamo così, l'ebreo comune. Quando il Tempio viene distrutto, si crea allora, capite bene, un vuoto incolmabile. In realtà già da alcuni secoli erano sorti degli edifici in qualche modo periferici rispetto al Tempio, chiamati Batè Kenesiot, le case di riunione, un termine che poi verrà tradotto letteralmente in greco con sinagoga, synagoghe, e sappiamo bene ha conservato questo nome fino ad oggi. Nella Bet Knesset, nella sinagoga, i fedeli si riunivano sia per scopi religiosi, come lo studio e la preghiera, ma anche per scopi non religiosi, come una sede assembleare. Responsabili della struttura erano solitamente persone di nascita non sacerdotale, all'interno delle quali spiccava, come abbiamo visto nello scorso episodio, la figura del rabbino. Con la diffusione poi delle strutture fisiche si crea e nasce piano piano, va a strutturarsi una liturgia sinagogale, che oltre alla preghiera inizia ad includere anche lettura del Pentateuco, della Torah, lettura suddivisa in porzioni settimanali, le cosiddette parashot, che permettono la conclusione del ciclo di lettura in un anno o in alcuni casi in un ciclo triennale. L'organizzazione della preghiera si scandisce sullo stesso ritmo dei sacrifici che venivano effettuati al Tempio e che quotidianamente erano 2, quello mattutino e quello pomeridiano. Da qui derivano la riunione di preghiera mattutina, Shachrit, e quella pomeridiana, Mincha. Nei giorni festivi poi, giorni nei quali al Tempio era prescritto un sacrificio aggiuntivo, viene aggiunta un'altra preghiera, Musaf. Quella che oggi è la preghiera serale, all'Arvit, rimane all'inizio in una posizione secondaria perché non era direttamente collegata a un momento sacrificale nel santuario. Una volta poi distrutto il Tempio, appunto, queste preghiere vengono piano piano istituzionalizzate, arrivando a diventare un vero e proprio sostituto dei sacrifici. Le sinagoghe sono oggi uno degli spazi centrali della vita religiosa ebraica, ma non il centro esclusivo. Dobbiamo dire questo perché, come abbiamo detto l'altra volta, preti e rabbini, un'altra delle confusioni classiche che possiamo fare come cristiani è quella di associare l'idea della sinagoga all'idea della nostra Chiesa. In realtà per l'ebraismo ci sono altri luoghi fondamentali, come per esempio il luogo di studio, spesso considerato più sacro della sinagoga stessa, perché è il luogo dove viene portata avanti la tradizione, viene tramandata, viene trasmessa la tradizione. E poi bisogna ricordarci che la liturgia, per così dire, ebraica non si esaurisce in sinagoga, visto che c'è una componente domestica che è fondamentale, che è fortissima. Per quanto riguarda l'aspetto esterno dell'edificio sinagogale, non esiste una vera e propria regolamentazione, non c'è un'arte ebraica, non ci sono dei canoni estetici ben precisi, e questi per diversi motivi. Forse il più importante di tutto è la grande dispersione geografica del popolo ebraico, che ha così risentito degli enormi influssi culturali e quindi anche artistici dei luoghi in cui si era stanziato. Se non ci sono degli stili architettonici ben precisi al quale ricondurre gli edifici sinagogali, c'è però un linguaggio architettonico sinagogale che è comune a tutti gli edifici. In primo luogo l'orientamento. Per quanto riguarda la sinagoga, una regola vuole che all'interno di Gerusalemme la sinagoga sia sempre orientata verso la zona del Tempio. Le sinagoghe in Israele siano sempre orientate verso Gerusalemme, mentre nella diaspora le sinagoghe siano sempre orientate verso Erez Israel, verso la terra di Israele. Per quanto riguarda l'orientamento della sala vera e propria, questa deve consentire ai fedeli in determinati momenti della preghiera di potersi girare e orientarsi verso Gerusalemme. Per questo, in genere, nel lato che è orientato verso Gerusalemme, viene collocato l'elemento più santo, più sacro
dell'intera aula sinagogale, che è un armadio, Aron in ebraico, l'Aron Kodesh, l'armadio santo, il luogo all'interno del quale sono riposti i Sifrei Torah, i rotoli in pergamena sul quale viene manoscritta la Torah. Questi rotoli sono rivestiti di tessuti preziosi e collocati all'interno di contenitori. Questi contenitori sono ornati, sono decorati nelle maniere più belle e sono sormontati da delle corone, spesso in metalli preziosi, chiamate i rimonim. Nel momento in cui poi c'è la lettura della porzione del Pentateuco, i rotoli, i Sifrei Torah, vengono portati al di fuori dell'armadio santo in una maniera solenne e vengono posti per la lettura in un altro degli elementi caratteristici architettonici della sinagoga, che è la bimah, il luogo alto. Sulla bimah c'è il Kazan, il cantore, che dirige qui la preghiera e che legge la scrittura. Rispetto all'Aron, la bimah può essere collocata in posizioni diverse all'interno della sinagoga. Solitamente nelle sinagoghe ashkenazite, quindi quelle della tradizione dell'Est Europa, la bimah viene collocata al centro della sala sinagogale. Mentre nelle sinagoghe sefardite, quindi ricordiamo la tradizione sefardita è quella che fa riferimento all'area mediterranea, all'area spagnola e nordafricana, in questo caso la bimah è collocata nel lato opposto rispetto all'armadio santo. Un'altra delle caratteristiche classiche comune in tutte le sinagoghe in linea di massima è la collocazione dell'assemblea, in particolar modo il fatto che uomini e donne debbano essere all'interno della sinagoga separate. Per le donne spesso troviamo il cosiddetto matroneo, spesso collocato in una posizione più alta, in una specie di primo piano rispetto all'aula assembleale del piano terra della sinagoga. Ma anche quando le donne sono allo stesso piano, allo stesso livello degli uomini, devono essere in un'area che sia delimitata in maniera ben definita. Dico generalmente perché ci sono anche casi, soprattutto questo per quanto riguarda le sinagoghe delle correnti riformate o conservative, in cui è stata abolita questa divisione di sessi. Veniamo allora a noi, al nostro brano di partenza, al quale torniamo parlando di un altro elemento architettonico comune a tutte le sinagoghe, che è il Ner Tamid. Davanti all'Aron Kodesh brilla una piccola luce perenne. Ner Tamid significa proprio questo, luce eterna. Questo a ricordo della lampada che ardeva nell'anticamera del luogo più santo del santuario di Gerusalemme, ossia il Santo dei Santi. Il Ner Tamid è l'elemento simbolico che all'interno della sinagoga rappresenta la presenza di Dio continua nella vita di ogni ebreo e per questo deve rimanere sempre acceso. Miriam Viterbi Benorin è una donna eccezionale. Nella descrizione dell'episodio troverete sia alcuni piccoli riferimenti biografici ma sia alcuni suoi libri che potete leggere. Ecco, Miriam Viterbi è una studiosa e anche una grande attrice del dialogo ebraico-cristiano e nei suoi studi ha incontrato e spesso parlato di Francesco d'Assisi. Per il nostro argomento la Viterbi nota una somiglianza tra il rapporto che Francesco aveva con il fuoco e le usanze ebraiche anche moderne relative al Ner Tamid. Il fuoco era per Francesco un elemento della creazione che lui amava in particolar modo e nel quale vedeva riflesso il creatore. Ma Tommaso da Celano, nel brano che abbiamo letto all'inizio, aggiunge un'espressione ben precisa, che forse ci dice qualcosa di diverso. Per Francesco il fuoco era simbolo della luce eterna. Ci dice la Viterbi: nel fuoco Francesco percepiva l'immagine della vita, nel suo eterno fluire, riflesso dell'eterno essere. Il libro del Levitico al capitolo 6 ci dice che nel tabernacolo sull'altare doveva esserci una luce che non doveva mai essere spenta e che era il simbolo della presenza divina. Ancora oggi le candele dello Shabbat non possono essere spente dalle mani dell'uomo, come non possono essere spente le candele di Hanukkah, non può essere spento il fuoco con cui si brucia nelle pulizie di Pesach il Kametz, il lievito. E conclude Miriam Viterbi: il fuoco quindi, dove assume un significato sacrale, non può per noi essere spento dalla mano dell'uomo. Francesco si rifiuta di spegnere il fuoco sempre e comunque, perché per lui il rapporto con esso era vissuto in modo costante alla luce del sacro. Ancora una volta nella vita e nei comportamenti di Francesco, un gesto quotidiano che ci permette di fare un passo avanti nella conoscenza dell'ebraismo. E un altro passo avanti lo faremo anche nel nostro prossimo episodio, dove andremo ad aprire il Talmud, e nel Talmud vedremo un trattato, in particolare il Pirkei Avot, il capitolo dei padri, che è una raccolta molto importante per la tradizione ebraica di detti dei padri. In questa raccolta quello che ci interessa è una pratica che viene suggerita per proteggere i precetti dall'inadempienza,
che è quella di fare una siepe attorno alla Torah. Vedremo cosa significa fare una siepe attorno alla Torah e vedremo come un comportamento di Francesco d'Assisi in qualche modo può essere ricondotto a questa pratica. Noi ci vediamo la prossima settimana con il nostro prossimo e nuovo episodio. Come sempre alla fine vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale cliccando su iscriviti con il pulsante che trovate qui sotto. Leitraot!